Consideriamo un circuito puramente capacitivo, nel quale un generatore di tensione alternata alimenta direttamente un condensatore. La forza elettromotrice del generatore è pari a 20 volt. La capacità del condensatore è pari a 30 microfarad. Analizziamo il comportamento del circuito. La carica del condensatore, alimentato in tensione alternata, non la calcoliamo, in quanto varia e si inverte continuamente. Assume, invece, particolare interesse l'analisi della circolazione di corrente. Abbiamo già spiegato, in un analogo circuito, ma con alimentazione in tensione continua, come il condensatore, una volta carico, non lasci circolare corrente. Aggiungiamo che se al posto del condensatore avessimo un resistore, basterebbe applicare direttamente la legge di Ohm, utilizzando il valore della resistenza, senza badare alla frequenza di alimentazione alternata, poiché ininfluente. Torniamo al circuito iniziale. Per calcolare la corrente, in presenza del condensatore, abbiamo bisogno di conoscere anche la frequenza, poiché dobbiamo calcolare la reattanza capacitiva. Infatti, al denominatore, vediamo la presenza della frequenza F, oltre alla capacità C. Calcoliamo, in due esempi, la corrente, con una frequenza di 50 Hz e con una frequenza di 6100 Hz, ovvero 6,1 kHz. Prima di tutto, dobbiamo conoscere la reattanza capacitiva nei due casi. Applichiamo due volte la formula. Con 50 Hz otteniamo 106 ohm. Con 6100 Hz, come ci aspettavamo, otteniamo una reattanza nettamente più bassa, 0,87 ohm. Sappiamo, infatti, che la reattanza capacitiva si riduce all'aumentare della frequenza. Rimane, semplicemente, l'applicazione della legge di Ohm. La corrente è uguale alla tensione, divisa per la reattanza capacitiva. Vediamo che con 50 Hz otteniamo 0,19 A, mentre con 6100 Hz otteniamo 23 A. Il condensatore si conferma così, filtro passa alto, cioè un componente che lascia passare più corrente, man mano che aumenta la frequenza. Precisiamo che in un circuito puramente capacitivo, alimentato in tensione alternata, la corrente è sfasata di 90 gradi in anticipo rispetto alla tensione.